Buongiorno, sono le 13:00 del 23 ottobre 2017, non posso parlare troppo forte perché mi trovo in una delle lounge dell'aeroporto di Malpensa. Ebbene sì, sono di nuovo in partenza. Fino all'inizio dell'anno non avrei mai pensato di fare questo viaggio, ma ormai si sa, le cose cambiano, dei capitoli vecchi si chiudono e se ne aprono di nuovi, quindi mettetevi comode, mettetevi comodi e godetevi il mio viaggio che mi porterà attraverso il Vietnam, il Laos e la Cambogia. Ci vediamo al mio arrivo. Ladies and gentlemen, dopo 10 ore di volo a bordo della Thai Airways sono giunto a Bangkok, la capitale della Thailandia, mio scalo verso la destinazione finale di Hanoi in Vietnam. Sto sorseggiando del caffè veramente imbevibile e gustando dei deliziosi muffin ai lamponi. Il volo è stato piacevole, le hostess regalavano inchini e sorrisi come se non ci fosse un domani. Speravo però di dormire qualcosina di più, invece più di 7 minuti e mezzo non sono riuscito a riposare, perché la giornata inizierà appunto alle 9 del mattino ed avrò davanti ancora parecchie ore prima di potermi buttare nel letto. Ci vediamo una volta arrivato. Ce l'ho fatta, sono arrivato al mio albergo di Hanoi, che si trova nella città vecchia, neanche tempo di fare una breve doccia e devo partire subito, quindi non posso trattenermi molto. Il viaggio dall'aeroporto a qui è stato molto simpatico, questo ragazzo di 36 anni non parlava praticamente quasi nulla di inglese, ma siamo riusciti più o meno a capirci e mi ha fatto intendere che ama Britney Spears e Whitney Houston e dal canto mio gli ho fatto sentire un paio di pezzi che piacciono a me. Bene, si parte e farò un tour in scooter nel pomeriggio. Bene, siamo in moto con il mio amico Chung che mi fa da guida per la giornata. Dopo aver fatto un pranzetto locale a base di riso, melanzane, pollo, mi ha raccontato anche un sacco di cose interessanti sulla cultura del paese, sull'organizzazione politica. You know, this opera house was built from 1901 to 1911. Quello che state vedendo è la parete decorata da tutti gli artisti, da una serie di artisti locali vietnamiti, fatta a mosaico, rappresenta tanti momenti della vita culturale delle persone vietnamite. Stiamo attraversando il fiume Rosso e sinceramente, viste le acque, visto quello che ci buttano dentro, non farei volentieri un bagno. Stiamo attraversando, abbiamo quasi attraversato il ponte vecchio di Hanoi, che al momento è aperto solo alle motociclette. Io e Chung ci siamo presi 2 cocchi e adesso ce li gustiamo, sempre con questo ottimo gusto di gas di scarico. Ora vi presento il mio amico Chung. You remember how to say hello? Hello? In Italian. What I say in Italian? You have to say hello in Italian. Remember? I don't remember. Yes, you just take up sin. Ciao. Ciao, yeah. Salute, ci beviamo 2 bei cocchi sul Ponte Vecchio. Stiamo girando attorno al West Lake, ci vogliono 18 km per appunto percorrerlo tutto e là in fondo spunta la parte più moderna della città. Allora, siamo al tempio del West Lake. Chung mi ha spiegato che l'81% della popolazione non ha una religione vera e propria, solo una minoranza è cattolica, buddista, eccetera, e pregano un Dio comunque senza forma, chiedono buona fortuna, salute, eccetera, ma senza dargli una forma fisica vera e propria. E questo è un esempio appunto di tempio dove le persone vengono a pregare. Una cosa interessante è la scrittura, che prima dell'occupazione francese era cinese. Dopo l'occupazione francese praticamente i francesi hanno preso la lingua parlata vietnamita e hanno creato questo nuovo sistema di grafia. Mi ha insegnato qualche lettera, sinceramente la fonetica è abbastanza complicata, soprattutto per i principianti, quindi non chiedetemi di replicarla.
Con Chung stiamo bevendo in riva al West Lake una bevanda che ci ha fatto scoprire che, maledetta ape, è la bevanda a base di canna di zucchero, sugar cane. Is it good? Real good. So, cheers! Cheers. No, di brutto. Le beviamo a ettolitri adesso di questa. Siamo sul West Lake e alle mie spalle i due draghi che sono stati costruiti nel 2010 per commemorare i 1000 anni della fondazione della città di Hanoi, dove la conosciamo adesso. YouTube. Il palazzo del presidente. Alla nostra sinistra il palazzo del Parlamento. Mi rendo conto che il video sta prendendo una piega decisamente troppo culturale per i miei standard e stavo pensando di aggiungere qualche cazzata, ma sinceramente il posto dove io e Chung siamo adesso non lo consente. Alle mie spalle il mausoleo dove giace il corpo del presidente Ho Chi Minh. Da questa parte la scritta dice lunga vita alla Repubblica Socialista del Vietnam e dall'altra parte il presidente Ho Chi Minh vive nei nostri cuori. Così mi ha tradotto Chung, quindi io mi fido e sono certo che non ha sbagliato. Il mausoleo purtroppo è chiuso, quindi non possiamo accedere, però anche da fuori fa la sua bella figura. Ragazzi, qui il traffico è una cosa, siamo un'ora di punta. Per tornare in albergo devi metterti una mano sul cuore, una mano sugli occhi e dire due paroline sante, perché le strisce pedonali inesistenti, anzi ti guardano male se attraversi sulle strisce, fa proprio lo slalom e ti guardano brutto, proprio torpo. 2 milioni di scooter. Se ce la facciamo ci rivediamo in albergo, intanto gustatevi questi sporci della città di Hanoi. Andare contromano, ma noi che ce frega, va bene tutto. Attenzione, slalom fra i pedoni sulle strisce pedonali, incrocio con 15 scooter, rischio morte 99%, siamo arrivati. Buongiorno, secondo giorno, dopo un'abbondante colazione a base di anguria, yogurt e monossido di carbonio, siamo arrivati al tempio, I don't remember the name of the temple, Cheng Kuo, con la nostra amica, mia amica, nuova guida, Min. Hello everyone, I am Ming, I am the President of the United States, and so today I'm so glad to arrive in Vietnam and special Hanoi, and now I'm looking for the Trần Quốc Pagoda. Unluckily, I'm get some flu because of the weather in Hanoi is so cold a little bit, but it's okay because I'm so happy to meet Luca, a big guy who make my way be fat. In pratica, al di là che ha una voce sexissima per dice l'influenza, in realtà è per sto schifo di monossido di carbonio che c'è in giro, le ho fatto bucare la gomma della motocicletta, dice perché sono grasso, mi ha chiamato grasso e quindi abbiamo dovuto cambiare la gomma. Ora andiamo a visitare il tempio. Ok, è un quarto d'ora che sto cercando di insegnarmi come si chiama questo tempio, lo faccio dire a lei. Min, what is the name of the temple? This is the Quán Thánh Temple. In my opinion, this is the most beautiful temple in Hanoi, and it has the biggest statue inside of the temple. So let's take a look.
Allora racconto un po' la storia del Tempio. Se immaginiamo Hanoi all'interno di un quadrato, ad ogni lato c'è una pagoda che protegge appunto la città di Hanoi, e questa è una di queste. Qui abbiamo la statua più grande di Hanoi, che è di, provo a pronunciarlo, scusate se sbaglio, Tran U. Min mi fa così, un eroe del Vietnam, e si usava a toccare i piedi destro e sinistro per avere fortuna, soldi eccetera, ma adesso la gente non lo fa più. Infatti volevo dargli una grattatina, ma niente, mi ha detto che non si può fare. Amore per la conoscenza e la sapienza, la prima università del Vietnam e dell'Indocina, adesso chiamato Tempio della letteratura. Le steli che sono esposte qui, ce ne sono 82, portano il nome di più di 1000 laureati tra gli anni 1442 e 1779. Qualcosa si legge ancora, sono un po' sbiaditi, però eccole qua. Ok, aspetta, mi fa ridere. Adesso mi sono lanciato col vietnamita e vado giù a ruota libera. Stiamo per vedere. Listen, 2, 1, hand. Ride, ok? Actually, his name is Chu Van An, but look at the wood work. Siamo nella prima università del Vietnam, sempre qui ad Hanoi, e questo è un maestro che tutti gli studenti rispettano, e tuttora, infatti poco fa c'erano dei ragazzi, vengono a rispettare, ad onorare, per avere buona fortuna sugli studi. Quindi ripetiamo 2, 1, Han. Han. Stiamo per mangiare noodle con what is that, by the way? Noodles with what kind of meat is that? Pork meat? Con carne di maiale? Ma sì, è tradizione, buttiamoci. Ok, sono un imbranato pazzesco perché è tutto brodoso. Sto cercando di non sporcarmi, visto che farò 3 giorni con gli stessi vestiti praticamente, probabilmente senza neanche fare una doccia. Questo è quanto mi hanno annunciato ieri sera e sto ancora cercando di passare sopra la cosa, ma ce la faremo. Comunque buon appetito! This is a Taehook Bridge, and I'm walking in this Taehook Bridge with the President of the United States. Lo so, faccio fatica a capirla anch'io ogni tanto. Questo è il ponte Taehook. Yes, very good, great. E noi ci stiamo passando sopra dopo lo show delle marionette. Facciamo la inquadratura del ponte. Ok. End of the tour. Mostrerà la sua abilità con una chitarra senza una corda. Dopo 2 giorni da noi mi trovo ora in stazione, sono nella cuccetta del treno che mi porterà a nord del Vietnam, a Sapa, dove resterò praticamente 2 giorni. Sono rimasto un po' colpito da Hanoi,
positivamente su tanti aspetti, dall'altra parte mi sento leggermente travolto come da un camion, sono un po' cotto perché girare in mezzo al traffico senza regole, c'è uno smog terrificante, i miei polmoni non vedono l'ora infatti di arrivare a nord, dove spero ci sarà aria fresca e pulita, e fra poco vediamo di conoscere anche i compagni di cuccetta, se saranno socievoli. Il viaggio durerà fino alle 6 di domani mattina, partiremo verso le 10 e niente, un bel sonno ci vuole adesso e domani pronti per 2 giorni di trekking. Amiche e amici, sono sopravvissuto, sono arrivato a Lao Cai e da qui dovrò prendere il bus che mi porterà a Sapa, dove incontrerò la mia guida. La notte è stata divertente, era come essere praticamente nello shaker di un barman. Bello che il ragazzo tedesco che ho conosciuto, Patrick, che era con me, e la sua ragazza hanno detto no, ma sarà come dormire in una culla per bambini, coccolati dal movimento del treno. Io un bambino non lo muoverei in questo modo. Adesso magari li salutiamo prima di separarci, perché loro continueranno per il loro viaggio in un'altra direzione. Dopo un'ora di bus sono arrivato a Sapa, appunto dalla stazione di Lao Cai, 35 km, siamo a 1500 metri d'altezza. Vedete, sto indossando il maglione perché effettivamente qui è bello fresco e il tempo non è neanche eccezionale, è coperto. Speriamo non piova. Vi presento i 2 ragazzi con i quali ho condiviso la cuccetta. C'erano altre persone, ma erano persone locali, non hanno assolutamente proferito verbo. Loro invece sono stati molto simpatici, vengono dalla Germania e hanno fatto già diverse settimane di viaggio, ne faranno altrettante andando, mi sembra, se ricordo bene, in Indonesia e poi ancora a Sydney. Ok guys, so here is Patrick and this is Alina. It's been a pleasure traveling with you guys. Best of luck. Same to you. Bye. Se non avete lo stomaco forte preparatevi, nel senso non guardate, perché non sono solo leggende, effettivamente la carne di cane ce l'hanno davvero. Qui siamo sempre a Sapa, sto per partire per il trekking di 5 ore e vi mostro come viene esposta la carne. Ciao. Sì ragazzi, lo so, è crudele ma si usa così, bisogna accettarlo. Questo giuro non penso lo proverò di tutto, promesso, e documenterò tutto, ma lui non lo provo, mi dispiace, cioè è una roba non sa da fare. Bene, siamo partiti da poco, io sono già rotto, so che dovrei essere discretamente in forma, ma sarà la colazione che non mi sta aiutando. Scusate, mi stavo uccidendo. Fango a tutto spiano, nebbia a tutto spiano. Ok, adesso vi presento la mia guida di oggi, il suo nome è Lee e mi sta accompagnando al villaggio dove stasera dormirò presso dei locali, quindi una cosa proprio molto tradizionale. Lee, how are you? Good. How long is the walking? We go for 4 hours, 4.5 for we go. Ok, perfetto. Quindi uno spaccamento di chiappe pazzesco, in buona sostanza, per riassumere. Ok, andiamo, carichi. Andate su Google, scrivete Sapa e guardate come apparirebbe senza questa deliziosa nebbia. Ecco, sappiate che lungo il sentiero ci sono centinaia di ragnatele enormi, grandi, veramente, cioè ci puoi sdraiare sopra volendo. Io spero che in camera stanotte non ci sia niente del genere, spero proprio di no. Siamo ad una scuola, appunto qui vicino al villaggio dove mi sto recando con Lee. Loro sono una minoranza etnica che vive appunto sulle montagne, nella zona di Sapa, e vi giuro sono degli amori questi bambini. Adesso li salutiamo di nuovo. Hi! Ogni speranza che la nebbia si alzasse è ormai svanita, questo è il massimo che riesco a darvi come inquadratura, usate l'immaginazione.
Usate l'immaginazione, deve essere molto forte, molto avanzata e vedrete delle bellissime risaie, un cielo terso, una vallata immensa. Ecco, questo è il top che riesco a vedere. Invece è come essere un po' tra la vita e la morte, quel momento dove si decide se vai giù o su. Io me lo immagino così, tutto bianco. Sono morto? Mentre io sto cercando di non spaccarmi le chiappe scendendo da questa discesa fangosa, la mia guida lì, tra parentesi da stamattina sta camminando con un paio di Converse, quindi è veramente da ammirare, è riuscita pure a intrecciarmi questo cavallo, molto carino, poi seccando resta, diciamo, mantiene proprio la forma che gli ha dato e sta molto carina. E brava, io invece veramente sto facendo una fatica micidiale e ho sugli scarponi da battaglia. Mama Z? Mama Z, like before? Yeah, Mama Z. Okay, cross start. No. Yeah. What is this? You're confusing me. Cheers! No, fuck up. Why are you doing this? Eating, drinking. You've been drinking for 1,000. She's been drinking. Yes. Sto lasciando Sapa, ma Mama Z mi sta accompagnando alla chiesa dove il bus mi riporterà alla stazione del treno, treno notturno come ho detto prima. Voglio farvi fare un saluto speciale proprio da Mama Z. Mama Z, you can say goodbye to all my friends in Italy. I say goodbye, my lovely. Goodbye, good morning, Kanya. And now, my friends say here to Sapa. My friend and me say here to Sapa Lake. And now I try to he walking for all day. The homestay, everybody he very like it. He very okay. He very nice for everything. My little foggy, little raining. No can see too much. Or see little bit short. It was too foggy. Yeah, little mini foggy. Thank you, Mama Z. Yes, mini. Hug. Yeah, Let's bisou. hug. Bisou. Bisou, alpha. Buonasera, rieccomi sul treno che mi riporta ad Hanoi, sempre in notturna, dormendo nelle cuccette. Prima di arrivare qui è successa una situazione un po' spiacevole che mi ha un po' innervosito. Prima di venire a Sapa mi era stata data dalla guida di Hanoi un sacchetto contenente solo dei dolciumi da portare alla guida di Sapa per i bambini. L'ho dimenticata in stazione e mi sono molto scusato, l'ho data per persa. Prima di arrivare a Sapa mi è stato detto è stata trovata, la riprendi quando torni. Quando mi sono ripresentato in stazione sono andato all'ufficio, chiamiamola, della polizia ferroviaria, e hanno cominciato a fare 1000 chiamate, si sono presentati in 50, arrivava sempre più gente, nessuno che parlasse inglese, la cosa mi stava molto innervosendo, al che ho detto adesso qualcuno parla inglese, altrimenti me ne vado. È arrivato un ragazzo che sembrava un esterno, un normalissimo ragazzo, e ha detto no, ma devi, ok, se la borsa non ti interessa più devi firmare che non ti interessa più. Gli ho detto adesso o vi togliete dalla porta o veramente mi incazzo. E alla fine mi hanno fatto andare, però erano veramente in 7 contro di me, mi continuavano a dire seduto, calmo, 2 minuti cosa? E quindi ho detto tenetevi pure la borsa, ingozzatevi i dolciumi e pace e amen. Ci vediamo domani per la prossima tappa che sarà Mai Ciao. Buonanotte. Sono finalmente tornato ad Hanoi, non sarei dovuto essere nell'albergo dove ho dormito i primi 2 giorni e dove dormirò anche domani sera, ma sono riuscito a negoziare velocemente una stanza perché avevo veramente bisogno di sistemare
un po' di cose e farmi una doccia. Viaggio in treno disastroso, nel senso che, come si dice da queste parti, come si suol dire, dormire poco un cazzo. C'erano due olandesi che si sono messi a fare un gran casino alle 5 del mattino, come parlavano, si alzavano, accendevano la luce, parlavano con quelli fuori nel corridoio, tranquilli, tanto non dorme nessuno. Ora dovrebbe arrivare il bus che mi porta a Mai Chau, saranno 3 ore di viaggio penso, e ci rivediamo direttamente lì. E dopo diverse ore di pullman sono finalmente arrivato nella regione di Mai Chau, che vedete alle mie spalle. E anche questa è una regione montagnosa, infatti stiamo salendo in quota, non dovrebbe essere fresco come a Sapa, anche se effettivamente un po' in alto siamo. Per essere coerenti, anche oggi niente sole, ho deciso di mettere gli occhiali da sole, magari chi lo sa il sole viene attirato, lo chiamiamo con qualche sorta di rito, perché mi spiaceva lasciarli in valigia fino alla fine della vacanza. Anche in questa regione vivono delle minoranze, come ci stava raccontando la guida. Adesso andrò a scoprire di più, mancano ancora più o meno 10 minuti e poi dovremo arrivare a destinazione. Stiamo assaggiando del riso cotto in una canna di bambù, è riso molto appiccicoso, viene scaldato sul fuoco e poi se ne staccano dei pezzi come questo e si intingono in queste noccioline. Il risultato è delizioso, delizioso. In questa regione di Mai Chau vive la minoranza etnica chiamata Thai. Questo alle mie spalle è un esempio di edificio da loro costruito. Notiamo 2 scale, la prima cosa che salta all'occhio è che per andare al piano di sopra sono presenti 2 scale. L'ingresso è diviso fra uomo e donna. La scala alla mia sinistra è praticamente la scala della donna, in quanto qui sotto c'è la cucina, quindi necessitando appunto di fare avanti e indietro e dovendo cucinare, questa è la scala a lei dedicata, mentre sulla destra è la scala dell'uomo. Il numero dei gradini è dispari, costruiscono usando numeri dispari, in questo caso è 9. Sono tutte piccole curiosità che la guida ci ha illustrato. Ci apprestiamo a fare 2 ore di bicicletta, un giro appunto in questa regione di montagna, e questi sono i potenti mezzi che abbiamo a disposizione. Documenteremo il tutto strada facendo. Mi trovo ora nei campi, nelle risaie. Qui vedete ci sono delle persone locali che stanno raccogliendo il riso impiega 4 mesi per crescere e raggiungere poi questa altezza, e viene raccolto solitamente verso aprile e poi settembre-ottobre. Adesso siamo alla fine di ottobre e infatti vedete che parte dei campi è già stato diciamo sistemato, e delle persone stanno ancora lavorando per raccogliere il resto. Una figata, è proprio come me lo immaginavo. Ora una scena che a molti ricorderà qualcosa. La mano nel grano, qui è la mano nel riso. Sono un gladiatore del Vietnam. Mamma mia, mi vergogno di quello che ho detto. Bici monomarcia, cambio Shimano, non sanno neanche cosa sia. Una piccola salitina e mi sono spaccato letteralmente in 2 per arrivare. Questa zona fa un po' Jurassic Park, non so perché. Poi c'è pure la Jeep davanti. Sì, lo so, non devo sempre collegare tutto a qualche film o a qualche cosa, però mi viene spontaneo. Queste comunità locali che vedete fanno sempre parte della stessa comunità che abbiamo visto prima, non pagano tasse al governo per la terra, però hanno preso l'impegno e l'incarico di tenere pulito, di appunto prendersi cura dei campi. Quello che pagano per esempio è l'elettricità, giustamente, e poi con il lavoro che svolgono raccolgono i soldi per mandare per esempio i figli a scuola. Ok, proviamo a sparare con la balestra, la prima volta nella mia vita, vediamo di non ammazzare nessuno. Vediamo ragazzi com'è. You can see, so powerful, right?
Ragazzi, ma qui altro che Robin Hood, qui ragazzi è... On the September, the right field right here is in green. It's so beautiful with the both sides. Chiudiamo con una vista sulle risaie questo pomeriggio, il giro in bicicletta si è concluso, quindi abbiamo visto una comunità dedita al lavoro, alla cura dei campi, non fanno differenza fra giovane, meno giovane, anziano, tutti si danno da fare per appunto praticare la raccolta del riso. Adesso 20 km di strada per arrivare alla sistemazione, sarà un dormitorio, quindi stanze comuni, è un'esperienza per me, tra le diverse che farò in questo viaggio, nuova, e sono contento di poterle provare tutte in una singola vacanza, quindi voilà. Ragazzi, questa è la mia sistemazione per stasera. Non so perché nella mia mente c'era qualcosa di tutto diverso, mi aspettavo l'ostello della gioventù di Roma dove ero stato con la scuola media a 12 anni, che è stato un incubo vero e proprio. Invece, attenzione, il lettone individuale e camerata comune, ma comunque bella, con la zanzariera, le tendine da tirare, insomma, tanta roba, carico per la notte, anche perché qui fuori non c'è nient'altro. Ed eccomi quindi a Phu Luong, a un'oretta di macchina da Mai Chau. Qui siamo in un villaggio sempre della minoranza etnica Thai, in questo caso sono i Black Thai. Black Thai perché rispetto ai White Thai di Mai Chau il colore predominante dei loro abiti è nero e poi indossano anche altri colori. Thai perché la loro lingua nativa è il thailandese, ma in realtà loro provengono dallo Yunnan originariamente, e quindi dalla Cina. Poi si sono mischiati alla popolazione vietnamita e il loro linguaggio è diventato un po' un misto fra le due cose. Ora procediamo col nostro trekking, dovremo raggiungere a breve una caverna e quindi ci vediamo direttamente là. Come vedete anche oggi il sole la fa da padrone, spacca quasi le pietre. Ieri ho messo gli occhiali come sorta di rito, non ha funzionato, oggi ho messo direttamente la crema solare. Se il sole non si presenta nemmeno entro la fine della giornata, domani esco direttamente in costume da bagno. Vediamo. Tra parentesi, il costume da bagno domani potrei anche metterla vista la mia destinazione, seriamente parlando, ma non anticipiamo nulla. Valley because this valley is called Common Valley. Okay. And another name is All'interno della caverna e tutto è decisamente avventuroso, però bisogna fare attenzione a non spaccarsi in due, quindi agino adagino scendiamo, passiamo qui dentro e spero vivamente che, a parte i pipistrelli che non mi danno fastidio, non ci siano ragni del cazzo. Tutto scivolosissimo, ma ce la stiamo facendo abbastanza bene. Faccio vedere l'interno della caverna. Siamo in fondo alla caverna, ho fatto un bel scivolone, mi sono rischiato di spaccarmi veramente, ma adesso il punto peggiore sembra essere passato, quindi adagino adagino ci portiamo ancora un po' verso l'interno e poi usciamo dall'altra parte, quindi non torniamo dallo stesso punto da cui siamo entrati. Ci ha spiegato che in questa caverna durante la guerra alcuni soldati vietnamiti si sono nascosti. Mi trovo nel centro di Hanoi, oggi è domenica e molte strade vengono chiuse per il weekend alla circolazione
cosa molto positiva che permette di respirare un pelino di più. Come vedete la zona è diventata completamente pedonale e tantissime persone si sono riversate per strada, i locali sono aperti, ci sono aperti ancora molti negozi e questo rende questa zona della città piena di vita. Ora mi dirigo verso una zona di locali, pub e ristoranti. Domani invece mi aspetta una crociera di 2 giorni sulla baia di Along. Quindi costume pronto, crema da sole pronta, speriamo chiaramente che il sole si presenti questa volta, altrimenti comunque ci saranno delle riprese sicuramente magnifiche anche senza poter fare il bagno. Il mio viaggio in Vietnam si conclude al mare, crociera sulla baia di Along. 2 giorni, dormirò appunto a bordo della nave, fra poco salpiamo. Dopo 4 ore di bus da Hanoi, la totale anestesia della chiappa destra, sono finalmente arrivato. Cercherò di gustarlo il più possibile perché le prossime tappe in Laos e in Cambogia non lo prevedono, quindi mare solo oggi e domani. Ed ecco la mia cabina personale con bagnetto personale. Ho una fame pazzesca, adesso lasciamo i bagagli e torniamo a mangiare. Quasi quasi non ci si crede, il sole ha deciso di farsi vedere. Probabilmente si sarebbe sentito in colpa a farmi partire dal Vietnam senza nemmeno mostrarsi. Dopo un buon pranzo stiamo ancora continuando con la navigazione che terminerà fra poco e nel pomeriggio hanno pensato un paio di attività. Saliremo su 2 punti elevati, il primo con una scalinata di 100 gradini, il secondo con una scalinata di più o meno 400 gradini, più impegnativo, ma da su ci hanno promesso che la vista sarà favolosa. Quindi costume pronto, crema da sole pronta, vado in cabina a cambiarmi e ci rivediamo dopo. Siamo all'interno della Surprising Cave, la caverna delle meraviglie, come è stata battezzata dai francesi una volta che è stata scoperta. L'isola fa parte di una delle 2000 isole di Halong Bay che si sviluppa su una superficie di 1500 km². Come vedete le formazioni rocciose sono notevoli, non c'è mano dell'uomo, è tutto naturale, scolpito dall'acqua e dal vento nel corso di tantissimi anni. Trovo sulla seconda e ultima isola, l'isola Titov. Qui la scelta è molto difficile, posso scegliere se stare sulla spiaggia oppure regalare delle immagini da sogno salendo i 425 gradini. Per voi darò l'anima e rinuncerò alla spiaggia. Durante la salita stavo rimpiangendo la spiaggetta a cui ho rinunciato, però date un'occhiata, la vista è veramente impagabile. Mi trovo sull'isola Titov, così ribattezzata dopo la visita del presidente Ho Chi Minh con il cosmonauta russo Titov. Ricordiamo appunto l'amicizia fra i due paesi, del Vietnam e la Russia, e la statua che c'è ai piedi della scala è effettivamente quella del cosmonauta russo Titov. Dopo un bagno rilassante, l'acqua era veramente eccellente, non mi resta che salutarvi per oggi e rientrare sulla barca dove dormirò cullato dalle onde del mare. Domani, ultimo giorno, dopo pranzo si parte per l'aeroporto dove mi imbarcherò per Luang Prabang in Laos. Quindi per ora saluti. Scusate, pensavo che la serata fosse finita e non avrei fatto altre riprese, ma ci stanno insegnando come fare gli spring roll vietnamiti e ve lo devo far vedere. Sono diventato un professionista. Adesso terrò la videocamera in bocca, quindi non potrò parlare, ma voi vedrete quello che sto facendo.
Voilà, perfetti spring roll. Sono proprio Gordon Ramsay di Hanoi. Seduto all'aeroporto internazionale di Hanoi, mi sto per imbarcare per il volo verso Luang Prabang, ma non manca l'occasione di gustare l'ultimo bun cha, ovvero noodles, una specie di salata, qualcosa di verde, e due tipi di carne nel brodo di pesce. Bisogna buttare tutto lì dentro e cercare di non zozzarsi mangiando appunto con le bacchettine. Ci rivediamo direttamente al mio arrivo. Bienvenidos in Laos. Sono le 9, sono appena atterrato dopo 1 ora e 10 di volo. L'aereo era un modello con eliche ed ero piuttosto preoccupato, ma tutto si è svolto con una tranquillità pazzesca. Sono arrivato al mio albergo di Luang Prabang e ho conosciuto la mia guida, si chiama Le, e mi ha fatto il riassunto della giornata di domani. Sveglia alle 5, alle 5:40 andremo ad assistere al Takbat, ovvero il fare delle offerte ai monaci che passano per le strade, ed è un evento molto sentito che si svolge regolarmente. Dopodiché visita della città e poi 3 ore e mezza di trekking mi porteranno alle cascate Quang Si, dove potrò fare un bagno nelle piscine naturali. Quindi giornata lunga, impegnativa, l'albergo è molto molto carino, adesso è sera e non ho potenti mezzi a disposizione per farvelo vedere, ma domani promesso lo inquadrerò. Vado a smontare la valigia e mi butto nel letto perché poche ore mi separano dalla partenza. Saluti! Siamo al mercato locale di Luang Prabang e quello che avete appena visto è un banco dove vengono venduti degli scoiattoli, dei deliziosi scoiattoli, chip e chop aperti lì così, proprio alla brutto. Come il cane che ho visto a Sapa, probabilmente questo potrei anche provarlo, potremmo anche fare il tentativo, vediamo come viene. Sangue di bufalo si beve anche così, come un mojito. Nell'ordine stiamo vedendo polmoni di bufalo essiccati, il pesce pescato nel fiume Mekong che passa qui, e qua abbiamo la pelle di bufalo, questa viene fritta mentre quella essiccata viene semplicemente cotta. Siamo all'interno del mercato della carne e forse è meglio non chiamare l'ufficio igiene, altrimenti facciamo chiudere tutto in 448. Comunque è molto caratteristico, sto passando in mezzo a interiora, pezzi di carne di ogni tipo. Siamo tornati all'hotel per una veloce colazione e adesso con la luce del sole posso farvi vedere appunto la struttura. Questo è come si presenta la mia sistemazione. Veramente carino, tutto in legno con delle stanze molto molto belle, è piccolino e si trova in una zona di tanti piccoli hotel e vicinissimo alla strada dove ogni sera fanno il mercato notturno, quindi una zona comunque battuta, piena di locali, ristoranti, decisamente una zona centrale. Partiamo con il trekking verso le cascate Quang Si. Bene, la guida lei mi ha un po' inquietato, 2 mesi fa ha preso la malaria, mi ha detto di spruzzare bene il repellente per insetti, visto che adesso cammineremo nella foresta. Sono un po' preoccupato, ma sicuramente sopravviveremo. Siamo sulla via della cascata Quang Si e quella che vedete alle mie spalle è la casa di una delle minoranze che vive appunto nella zona. La particolarità di questi edifici è che non hanno finestre. Non c'è nessuna finestra su nessuno dei lati, sono tutte a singolo piano, quindi non esistono abitazioni su più livelli. Ora procediamo verso la cascata.
Procede la nostra salita verso la cascata Quangxi. Come vedete siamo immersi nel verde. Questi sono tutti i campi coltivati dalla comunità che abbiamo visto prima. Loro sono autosufficienti, quindi coltivano, allevano, non comprano praticamente nulla. Una cosa che mi faceva notare la guida lì è che durante la guerra del Vietnam anche il Laos è stato bombardato e ci sono ancora molte mine inesplose, quindi le persone non sanno, scavando il terreno, se troveranno mai una bomba o meno, quindi ciò rende diverse parti del territorio ancora molto pericolose. Non comunque i sentieri turistici, se vogliamo turistici, che stiamo affrontando per andare in queste prossime location. 0 chilometri, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati, la cascata la sento l'acqua già che quasi quasi mi bagna i piedi. Mi sono spruzzato fino dentro nelle mutande il repellente per insetti, spero davvero di non avere morsicate, altrimenti provvederemo di conseguenza. Andiamo! Quindi sono qui con la mia guida Le, che saluto in questo momento. Lee, what are we seeing in the background? This is Quangxi Waterfall, the most beautiful waterfall of Laos. And this waterfall is very interesting with its cascading waterfall level. It has many tiles, and the waterfall itself is named Quangxi because Xi is name of the deer and Quang is deer. So the name of the waterfall is come from a deer who living here a long time ago. Yes. Quindi, come abbiamo sentito, la cascata prende il nome da un cervo che ha vissuto qui tanto tempo fa. L'ha descritta come impressionante, con diversi balzi, è alta più di 100 metri e i 12 km di trekking diciamo sono stati molto faticosi, ma la fatica è stata completamente ripagata. Poco più sotto c'è la zona maledette api, me le becco sempre io. Una farfalla, insetti, che belli. Poco più avanti c'è la zona dove possiamo nuotare, mi infilo il costume e mi butto e farò anche lì qualche bella ripresa. Buongiorno, giovedì 2 settembre, mi trovo ancora a Luang Prabang, sono all'interno del cortile del tempio Xiantong. Domani mattina, giusto per informazione, prenderò un altro aereo che mi porterà a Paxe, quindi nuovo volo, che figata. Il tempio è stato costruito nel 1559 dal re dell'epoca, prima che spostasse la capitale del Laos da Luang Prabang a Vientiane. Lo spostamento è dovuto a motivi di sicurezza, infatti la Birmania all'epoca stava invadendo tutte le regioni circostanti e quindi si era deciso per questo spostamento. Successivamente chiunque avesse dovuto diventare re doveva recarsi alla cerimonia diciamo, di incoronazione in questo tempio. All'interno c'è una bellissima statua di Buddha, la cui posizione rappresenta lo stato successivo alla fase di meditazione, durata, come si sa, 6 anni, e poi la guida lei mi ha spiegato appunto come è stata costruita la struttura, quindi senza acciaio, impastando pietra e diversi materiali, e soltanto il tetto è stato oggetto di rinnovamento nel tempo, il resto della struttura è rimasto praticamente quello originale. Faccio una piccola inquadratura. Questa alle mie spalle, sempre all'interno del tempio, è una cappella dove c'è un carro funebre che è stato costruito dall'ultimo re del Laos, che ha terminato il suo regno nel 1975, prima dell'arrivo del comunismo, per suo padre. L'idea era che una volta morto sarebbe stato trasportato dall'altra parte della città per la cremazione su questo carro funebre.
questa sorte è toccata solo appunto al papà dell'ultimo re del Laos, perché per lui stesso non è stato poi più utilizzato ed è deceduto altrove. Sulla parte frontale vediamo delle raffigurazioni di Naga, quindi questo animale che secondo la storia protegge Buddha. Infatti in alcune raffigurazioni vediamo alle sue spalle diversi Naga che si protendono verso l'esterno. Sono in navigazione sul fiume Mekong che scorre qui a Luang Prabang. 4 ore di crociera mi porteranno a 2 destinazioni: il Whisky Village, dove producono un liquore particolare, non vi anticipo nulla, fra pochi secondi vedrete di cosa si tratta, e la seconda destinazione sono le grotte Paku, meta molto ricercata dai pellegrini soprattutto nel mese di aprile. Contiene centinaia di statuette che raffigurano Buddha e sono fatte prevalentemente in legno. Pranzerò sulla barca, dopodiché nel pomeriggio andrò a vedere altri templi di Luang Prabang. Domani mi aspetta appunto, come appena detto, il volo per Paxe. In questa vacanza sto praticamente utilizzando qualsiasi tipo di mezzo di trasporto, mi piace tanto. Bien, ¿quiere probar? Nadia. Yo pero así, o sea... No, brinda ustedes. Sono al villaggio di Shanghai, detto anche Whisky Village, e guardate un po' che bei prodottini che hanno. Vino di sticky rice, bianco oscuro, con sorpresina all'interno. Questo dicono che ti rende forte se lo bevi. Ho già deciso a chi regalarlo. Messaggio speciale per Zio Melo. Questo ti arriva dritto nelle manine appena arrivo a casa. Ti piace lo scorpioncino? O vuoi il serpente? Perché li abbiamo tutti, qua. Sono all'interno delle grotte Paku, sono appena arrivato con la barca, questa è la prima delle 2, è veramente poco profonda ed è riempita, come avevo già anticipato, di statuette raffiguranti Buddha, prevalentemente in legno. Sono state tutte realizzate tra il XVIII e il XX secolo da artigiani su commissione. Adesso mi dirigo verso la seconda caverna. No, non sto per raccontarvi una storia di fantasmi, e no, non hanno staccato la corrente perché non hanno pagato la bolletta. La seconda caverna, decisamente più profonda, è buia, c'è buio pesto. Non so se alle mie spalle, cerco di non uccidermi, riusciate a vedere delle statue, appunto sempre raffiguranti Buddha. C'è un odore di incenso che appunto riempie l'aria appena bruciato, e sono veramente belle, però purtroppo l'illuminazione è questa qui, il massimo che riesco a darvi. Io e lei siamo appena usciti dal Museo Nazionale. Questo alle mie spalle è il Prabang, purtroppo è già chiuso, chiude presto nel pomeriggio per pulizia. Cercherò di vederlo domani mattina alle 8:30 prima di andare verso l'aeroporto. Il Museo Nazionale contiene tutte le reliquie della famiglia reale, tra cui anche il parco macchine. Una domanda che mi è sorta spontanea è come mai ci fossero così poche auto, per esempio, o così pochi oggetti preziosi. Lei si è sentito un po' in imbarazzo e mi ha detto: te lo spiego fuori. Sembrerebbe che la versione ufficiale, che però non è da dire, è che con l'arrivo del Partito Comunista tanti oggetti siano stati rubati, soprattutto le auto portate al governo centrale per essere poi utilizzate. Ma questo loro non possono dirlo, e infatti l'ho visto veramente imbarazzato, la cosa mi è molto spiaciuta. Alla fine nascondere la verità vale quel che vale. Ci apprestiamo a fare l'ultima attività della giornata: salire in cima a una piccola collina qui a Luang Prabang chiamata Pussy Mountain. Agli anglofoni suonerà come qualcos'altro, però non lo traduciamo per rispetto, giustamente, non ha niente a che vedere. Comunque in cima alla classica struttura a forma di campana, la stupa, si dica contenga un pezzetto della tunica di Buddha. Questo tipo di strutture sparse nei vari paesi si dica che contengano appunto parti di lui, che può essere un capello, un pezzo di un vestito, e in questo caso, come detto, dovrebbe essere un pezzetto della tunica.
Mi trovo in cima alla montagna colorata qui di Luang Prabang, sono più sudato di un caimano malesiano, un aereo in decollo proprio qui sopra dall'aeroporto internazionale, vedete il fiume Mekong sotto di me. La giornata si chiude qui, adesso con calma scendo e andrò a farmi un bel massaggio, penso di essermelo meritato dopo tutte queste ore di trekking. Visto che c'è una fila pazzesca di gente che vuole venire qui su a fare una foto e non capisce cosa stia dicendo, adesso mi tolgo dalle balle. Hey everybody, how you doing? You ready for some English music? This song is called You're Beautiful by James Blunt. He's dedicated to all the beautiful ladies in the bar. Thank you. Thank you. By the way, I come from Switzerland. Thank you very much for having me here. I'll be leaving tomorrow. Have a great night. Thank you. One song. Again? Okay. One more. This song is called Wonderwall by Oasis. Thank you very much. Thank you. Great job, guys. Sono sulla pista dell'aeroporto di Luang Prabang, mi sto dirigendo verso il velivolo, sempre con le belle eliche, ma ormai ci sta facendo il callo, quindi andrà tutto bene. Coconut powder. Very sweet. Ed eccomi a Paxe, ho incontrato la mia guida. Volo tranquillo, a parte gli ultimi 2 minuti che mi hanno un po' destabilizzato, troppi movimenti. Sto assaggiando un piccolo snack, banane arrostite con all'interno della noce di cocco caramellata con lo zucchero. È molto dolce, buono, non male, mi piace. Adesso stiamo andando a vedere, siamo all'esterno del tempio Wat Phu, si pronuncia bene, non mi ha sentito, va bene. E poi nei prossimi giorni mi aspetta il tour delle 4000 isole, ma vedrete di più fra poco. Mi trovo all'interno del museo, la visita precede l'arrivo al tempio vero e proprio. Wat Phu significa letteralmente tempio della montagna, è stato scoperto nel 1866 da una spedizione di francesi. Qui ci sono tutta una serie di fotografie dell'epoca, immagini, carte, piantine disegnate proprio da chi ha scoperto il tempio. Il tempio è induista e adesso mi addentro per andare a vedere proprio la struttura vera e propria principale. Eccomi in cima al tempio Wat Phu, vista fantastica, anche oggi non mi sono fatto mancare la mia dose di scalini. Il tempio dal 2001 fa parte del patrimonio dell'UNESCO. In buona sostanza il re e la regina, persone importanti, lo utilizzavano come luogo di preghiera e per fare delle offerte. Si lavavano nel laghetto là in fondo, procedevano lungo la strada che ho percorso e si cambiavano uomini a destra, donne a sinistra, nelle 2 costruzioni che ho inquadrato prima, salivano appunto le varie rampe di scale fino al santuario qui dietro. A dire la verità il santuario qui dietro è arrivato solo dopo, prima salivano ancora più in alto lungo la montagna
All'interno, come vedrete fra poco, ci sono solo immagini di Buddha e statue di Buddha. Questo perché nel corso dei secoli la religione buddista ha preso il sopravvento su quella induista nella regione, quindi il tempio, sebbene di stampo induista, poco ha mantenuto a livello di icone. Quindi voilà.